Ciao, sono Elvis e oggi parliamo di nuovo. Ho fatto un video l'anno scorso su suggerimento di una mia amica di drammi molto popolari e che io invece sono piuttosto determinata a non guardare mai. E avevo fatto 5 titoli e mi è venuto in mente ultimamente nel riguardare un po' di titoli barra vari consigli che ogni tanto ricevo, che ci sono dei titoli che puntualmente vengono a galla e da cui io mi voglio tenere alla larga il più possibile. Andiamo a vedere un'altra lista di drammi verso cui io voglio esercitare il potere del gran rifiuto. Al quinto posto, non è una classifica in realtà, sono 5 titoli, ve li metto così a caso, ma non del tutto a caso. Allora, il primo titolo che faccio è Reply 1988, risposta, Reply 1988, che è un dramma che è in cima anche alle classifiche di gradimento di My Drama List. Mi ricordo che l'avevo citato, che è la storia di un gruppo di persone, ragazzi, e della loro storia di crescita, ovviamente con poi varie relazioni familiari, amorose, le prime cotte, eccetera, eccetera, e è quasi un racconto, ecco, di formazione. Non c'è niente in questo dramma che mi attira, a partire dalla protagonista, che pure dicono che qua abbia fatto una prova davvero molto convincente, eppure io l'ho vista in My Roommate Isagumi, se non sbaglio, che è successivo a questo, e non mi aveva convinto per niente. E in generale lei come capacità recitative non è che mi attiri molto. In più è un tipo di storia che non mi entusiasma particolarmente, quindi ne faccio anche volentieri a meno, nonostante abbia letto davvero davvero tante recensioni che dicono che questa storia è fatta davvero molto bene. Mi fido e la lascio guardare ad altri che magari sono più attirati da questo tipo di narrazione. A me la narrazione familiare barra formazione sì, però deve esserci un quid che mi invoglia a iniziare, e qua il quid invece non ce l'ho e quindi passo volentieri oltre. Altro titolo da cui mi tengo alla larga il più possibile è dramma cinese, mi sembra del 2023, Lightning Princess. Allora, la classica storia del bad boy che si innamora della ragazzina che sembra non avere né arte né parte. Ora, partiamo dal fatto che a me l'attore mi fa venire voglia proprio di prenderlo a sberle, un po' anche per il ruolo che interpreta sicuramente, mi fa proprio venire voglia di prenderlo a sberle a più riprese. Io ho visto diverse clip e non ce n'è stata una che mi ha fatto venire una mezza voglia di dire mi guardo anche solo una puntata e poi decido. No, ho già deciso che questa storia non fa per me, perché da quello che ho visto è proprio la classica, solita, trita e ritrita storia dell'amore tossico, in cui lui, ripeto, è il bad boy, però ovviamente è genialoide, e lei gli va dietro come un cagnolino senza contribuire in termini di individualità alla storia. Cioè quando loro si decidono, quando lui decide che devono stare insieme, allora stanno insieme, quando lui decide che si devono mollare per il bene di lei, allora si mollano, e dopo un po', quando lui decide che dopo essere uscito di prigione, perché a un certo punto lui viene anche accusato, mi sembra ingiustamente, e finisce in prigione, sconta quello che deve scontare, anche se è stato incastrato, a quanto mi ricordo, da quello che ho letto, perché non l'ho visto e non lo voglio vedere. Dopo un po' ritorna di nuovo la schiena finché non decide che no, c'è solo lei per lui, allora tornano insieme e lei puntualmente è lì pronta proprio a genuflettersi a lui come uno zerbino ripiegabile. Mi viene il fastidio solo a raccontare la trama, vi dico questo.
e io non riesco a spiegarmi come questa storia venga magnificata all'ennesima potenza sui social. Ma possiamo avere una protagonista femminile che manda a stendere questo tipo di protagonista finché lui non è deciso a crescere emotivamente e a riconoscere che è stato un grandissimo pezzo di merda e l'ha sempre trattata male. No, dobbiamo avere lui che fa il bello e il cattivo tempo e lei che subisce proprio come una che subisce. Boh, vabbè. Sono stufa di questo tipo di storie, Sono stufa di questo tipo di storie, ne guardo alcune perché ogni tanto comunque capitano, però ce ne sono certe che proprio mi urtano a pelle e questa è una di quelle ragioni per cui io proprio, nonostante possa leggere un numero spropositato e ingiustificatamente alto di recensioni a favore, dicevo, è una di quelle storie da cui io proprio mi voglio tenere alla larga. Il prossimo titolo, allora, questo sicuramente causerà sopracciglia alzate, ma non quanto l'ultima storia, però questo lo causerà perché è un dramma cinese, anche questo. C'è dentro l'uomo più bello del mondo che secondo me qua proprio è allo splendore, proprio il culmine dello splendore, però è un tipo di storia fantasy spinta che, come ben sapete, perché già ne ho parlato tante volte, faccio molto fatica, molta fatica a digerire, e il titolo è The Untamed. Sono inoltre 50 puntate, che sapete è più del mio limite di sopportazione. E quindi queste due cose più di altro, perché è vero che è un mezzo, non è esplicito ovviamente perché la censura non lo permette, però è un po' boy love, e che è un genere che a me non attira. È anche vero però che ho visto diverse clip di boy love e devo dire che ci sono certe chimiche fra i personaggi che fanno le scarpe, le calze e anche i pantaloni a certe storie etero, perché proprio si vede che c'è del friggicorio, e quindi dico, ma magari, non lo so, in futuro chi lo sa. Tornando a The Untamed, tanti dicono che è fatta molto bene, però la mia remora più grande è davvero il genere di storia, perché è un dramma che ha avuto un grandissimo successo, grandissimo riconoscimento, probabilmente anche più fuori dalla Cina che in Cina. E vabbè, l'uomo più bello del mondo è sicuramente un plus, però è un plus che non riesce a colmare la mia reticenza a iniziare una storia i cui estremi faccio fatica a capire, e qua è un problema proprio mio, però riconosco la qualità. Ok, io ho visto diverse clip e non vorrei ripetermi per la terza volta, ma l'uomo più bello del mondo è proprio all'apice del suo splendore. Inoltre penso che sia un ruolo che gli è calzato addosso proprio a pennello, perché si vede che lo riempie a pieno, cioè proprio gli è riuscito particolarmente bene, ecco. Non che negli altri non sia capace, perché l'ho detto altrove, questo attore è sì da me definito l'uomo più bello del mondo, però ha anche delle qualità recitative per me oggettive, ok? Non dà il suo meglio nelle scene romantiche, però riesce comunque a portare a casa altre nuance interpretative, quelle magari un pochino più di azione, quelle magari un pochino più di diciamo personaggio, di polso, di scelte magari sofferte. Non brilla, per mia opinione personale, da cui voi potete tranquillamente dissentire, nelle scene particolarmente romantiche, perché io personalmente lo trovo un po' ingessato, però in tutto il resto secondo me risulta solitamente credibile. Qua
splende, cosa vi devo dire? Però io non riesco a imbarcarmi in una storia del genere, c'è poco da fare. E quindi è un titolo che, per cui ecco, accetto il giudizio generalmente positivo, ma che non metterò mai alla prova perché probabilmente non lo guarderò. Prossimo titolo, grande successo, è il dramma che probabilmente ha portato l'attenzione internazionale alle produzioni coreane, che è Squid Game. È un genere, questo un po' ludico thriller che non fa per me. Non fa per me e non ho mai sentito, anche nel momento di massima popolarità di questo dramma che dicevo appunto ha portato l'attenzione del mondo sulla buona qualità delle produzioni coreane, non ho mai avuto la curiosità di mettermi a vederlo. Tra l'altro è stato rinnovato per una seconda stagione che secondo me andrà in onda tra non molto, e è una seconda stagione con un cast di attori super mega famosi, come se li avessero proprio rastrellati a una di quelle serate di gala in cui devono premiare appunto le produzioni, e quindi sono tutti lì, proprio li hanno rastrellati, li hanno messi nel sacco e li hanno portati sul set di Squid Game 2, perché veramente c'è dentro la qualunque, ma del top dell'intrattenimento coreano in termini di attori. E nonostante questo però è un genere che no, cioè proprio che io dico anche grazie, no. Non c'è nulla nella storia e nel tipo di narrativa, prima ancora che nel genere, che ripeto già non è di mio gradimento di base, ma non c'è nulla nella storia, non c'è nulla nelle varie clip che ho visto che abbia solleticato minimamente la mia curiosità. Mi fido di quelli che dicono che è fatto molto bene. È anche vero che io guardo drammi coreani da un po' e non avevo bisogno di Squid Game per sapere la qualità, quindi faccio un po' la figa, adesso me la tiro anche un po' con la corda. Io lo so che i drammi coreani sono belli. Sì, allora per carità, ripeto, questa è una questione più di genere, ok, che di qualità. Come già era il discorso di The Untamed, io non metto in dubbio che sia un dramma davvero molto bello e è fatto molto bene, però se mi manca la leva iniziale della curiosità, che può essere determinata da diversi fattori, quindi sia nel caso di Untamed, di The Untamed, che nel caso di Squid Game, sono due generi che non fanno leva su di me, ok? E ripeto, questo nonostante la generale opinione positiva che ho letto da più fonti. Sopravviverò senza sperimentarli direttamente. L'ultimo titolo, mamma, l'ultimo titolo è un titolo cult, anche qui, delle serie coreane, che è Moon Lovers. Allora, Moon Lovers è un dramma che è universalmente riconosciuto come proprio stracciacuore, soprattutto a causa di una fine barbinescamente negativa che ha lasciato cuori e cuori infranti tra gli spettatori, e che è il motivo principale per cui io mi rifiuto proprio di vedere questo dramma. Oltretutto ho visto diverse clip e c'è proprio, mi è sembrata la sagra della depressione, perché lei, cioè nella vita presente, viene praticamente cornificata dal fidanzato e piantata proprio in una valle di lacrime. Va a tipo reincarnarsi in questo universo alternativo in cui si innamora del principe reietto, eppure qua la sua storia d'amore va a finire in una valle di lacrime ancora più grande della prima vita. Miei ragazzi, proprio il trionfo, la sublimazione del mai una gioia.
Quindi sinceramente, siccome già di gioie io nella mia vita ne ho poche, mi tengo alla larga da un dramma che va a celebrare il trionfo delle lacrime. E quindi mi fido di quelli che dicono che è un dramma di impatto, che lascia il segno, che ha una fine di merda anche dicono, e lo lascio vedere a voi. Ditemi se avete anche voi altri titoli che sono universalmente magnificati, ma di fronte ai quali voi ponete un gentilissimo e un cortesissimo no, grazie. Io per oggi mi fermo qui, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!